Benvenuti o ben ritrovati sul mio canale, io sono Daniele. Oggi vi mostro come ho realizzato il mio Balrog di Moria. Vi faccio vedere un timelapse dei vari passaggi e poi facciamo le considerazioni finali su come ho utilizzato le luci, quali effetti ho usato. Quindi adesso vi lascio al timelapse, vi ricordo di lasciare un like, commentare, condividere e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Buona visione!
Eccoci qua, spero che il timelapse sia stato utile. Adesso rianalizziamo un po' i vari passaggi, quali sono le materie e gli effetti che ho utilizzato per questo risultato. Vi ricordo comunque che ci sono tutti dei video tutorial e solo guardando quelli sarete in grado di ottenere un risultato simile, non ci sono cose nuove. Ho utilizzato come prima cosa una sfera per creare la base del cranio, dopodiché ho utilizzato una seconda massa a forma di ciambella per le corna, quindi poi sono andato sempre tramite la mia funzione dado a posizionarmi frontalmente e ho effettuato un taglio, dopodiché sempre con funzione sposta o trascina, che sono praticamente la base in questa scultura, ho posizionato le corna come mi piacevano e una volta inserite una nell'altra ho fatto un remesh con il cranio e le corna. Ho utilizzato lo stesso tipo di materiale anche per creare le mie zanne, quindi ne ho estrapolato un quarto e poi tramite la funzione morbida sono andato ad ammorbidire la punta delle zanne. Dopodiché ho utilizzato una sfera bianca e poi l'ho spostata da opaco ad additivo per ottenere l'effetto luminescenza. Questo genere di oggetto l'ho utilizzato sia per illuminare gli occhi che l'interno della bocca e le narici. Quindi una volta colorato di bianco e attivato additivo ho selezionato sempre illuminato e come potete vedere già ha una luminescenza e dopodiché ho attivato il post processing. Tramite la profondità di campo e il bagliore diffuso ho aumentato questo effetto, ho utilizzato anche la mappatura dei toni, ho utilizzato su principale la gradazione colore per aiutarmi sull'incarnato del mio Balrog e ovviamente l'occlusione ambientale che tramite i vari parametri ci permette di avere più o meno ombre sul nostro oggetto, quindi molto utile. Dopodiché per creare i denti del Balrog ho utilizzato dei parallelepipedi, semplicemente ne ho creato uno, l'ho ammorbidito e l'ho riposizionato all'interno della bocca. Per quanto riguarda invece la texture della pelle ho utilizzato dei pennelli creati su Procreate, c'è un video dedicato, quindi se lo avete perso andate a vederlo. Ho colorato tutto con una base scura e poi aiutandomi tramite la luce ho aggiunto sia dei punti luce sia dei colori che aiutassero a dare più forma al mio incarnato. Ho completato il tutto tramite delle luci, ho utilizzato delle luci spot, quindi le ho inserite all'interno della scena e poi tramite i 3 puntini mi sono spostato da direzionale a spot. Ho utilizzato una morbidezza molto alta e un cono molto ampio, l'ho posizionato su 3 punti in modo tale da avere questo effetto un po' più tridimensionale. Ne ho utilizzata un'ultima con un'intensità molto elevata all'interno della bocca del nostro Balrog in modo tale da rendere ancora più evidente la luminescenza che esce dalla gola del nostro mostro. Per questo video è tutto, vi ricordo di lasciare un like, commentare, condividere e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Ciao!